Ehi, bentornati al vostro appuntamento settimanale preferito. Io sono Elvis e questo è il podcast Malazan dei Caduti. Vi sta piacendo la serie sulla catena dei cani? Questo è solo il secondo episodio, perciò se ti sei perso il primo dovresti cliccare qui sopra. Rapidamente vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella così non vi perdete alcuna puntata. Se il video riuscirà a strapparvi un sorriso o una lacrima, lasciate un mi piace e condividetelo. Conto su di voi. Ringrazio Filippo Cenni che mi ha dato una mano a scrivere questo video che tratta principalmente gli eventi sul Secalea, una battaglia abbastanza confusionaria e difficile da riassumere in poche righe. Quindi, parliamo dei capitoli 10 e 12 della Dimora Fantasma, ma senza fare spoiler sui successivi. Non li hai ancora letti? Dai, muoviti su, io ti aspetto qui. Dopo mesi di inseguimento, il nostro storico preferito riesce finalmente a raggiungere la colonna di Fuggiaschi, a cui nel corso delle settimane si sono aggiunte sempre più persone, fino a raggiungere l'impressionante numero di 30.000 unità. Le facce che trova nell'accampamento sono tutte pallide, smunte e stanche a causa della marcia a cui sono state sottoposte. I feriti sono centinaia, provati dagli scontri incessanti. Duiker partecipa alla riunione del comando e qui troviamo nuovi personaggi che dobbiamo conoscere per forza. Lul è un capitano della marina dell'ammiraglio Nock. Partito da Issar con la flotta, ha dovuto fare scalo a Sialk per riparare la propria nave, ma proprio quella notte è scoppiata la ribellione. Perciò si è visto costretto a prendere sotto le proprie ali i civili e mettersi in marcia per raggiungere la colonna di fuggitivi. Assieme ai suoi fanti di marina, si presenta come il classico Falari, occhi azzurri e barba lunga rosso fuoco. Chand e Sulmar invece sono due capitani del settimo, gli ufficiali di grado più alto. La riunione inoltre comprende anche Bult, Sormo e ovviamente il pugno Coltain. Per quanto riguarda il capitano degli zappatori, non pervenuto. L'argomento principale dell'incontro è il metodo di attraversamento del fiume Secalea, passaggio obbligatorio per tutti gli sfollati se non vogliono morire assediati dai nemici. Viene deciso che per prime passeranno due compagnie di Chand con il clan del cane sciocco, poi i carri con i feriti, cosa che solleva il malcontento dei nobili, impauriti e spaventati dalla prospettiva di rimanere sulla riva destra. Il capitano Lul e il clan della Donnola dovranno occuparsi della retroguardia, mentre il pugno con i suoi corvi manterrà la postazione a sud. Introduciamo brevemente un personaggio che sta diventando sempre più importante in questa storia. Sormo e Nath. Era il più potente stregone Wiccan, ma venne stroncato dall'imperatrice Lasin nel suo primo anno al potere. La leggenda narra che impiegò ben 11 giorni a morire e ogni giorno un corvo lo raggiungeva per raccogliere parte della sua anima e portarla in salvo. Il mago si è reincarnato in un nascituro che ha circa 10 anni e si presenta come un ragazzo alto, con le gambe arcuate, gli occhi scuri e che indossa un mantello di capra con un cappuccio. Sormo ci informa che i canali non sono utilizzabili dai maghi, perché infestati da mutaforma alla ricerca del sentiero delle mani. Lui, a differenza di Camis Relo, riesce a praticare la magia della terra, magia più antica e stratificata. I carri cominciano l'attraversamento del fiume durante la notte e contemporaneamente iniziano le prime schermaglie. Utilizzerò questa bellissima immagine del canale YouTube Graceless Passion in cui ha schematizzato alla perfezione la battaglia. Anzi, vi consiglio di andare a vedere il video che vi lascio in descrizione. È fatto benissimo e anche se in inglese si capisce perfettamente. Importante da tenere a mente è che a ovest del fiume sono pronti ad accogliere i Malazan altri nemici ancora, truppe arrivate da Guran e la tribù dei Semk, che con il loro dio antico può metterli in estrema difficoltà. Durante la mattinata, Sormo impedisce la visuale del guado tramite una fitta nuvola di polvere, un deterrente fondamentale per impedire al nemico di farsi un'idea di ciò che sta accadendo sul fiume e a quale velocità. Nether, la strega bambina Wiccan, attraversa il fiume assieme al bestiame per tenere testa al dio Semk.
Duiker si accorge che l'attraversamento è inspiegabilmente fluido e rapido. Camis R'elau attacca sul fronte est. I fanti di marina con il clan della Donnola riescono a tenerlo impegnato, mentre i fuggitivi cominciano la traversata. Nel frattempo Coltaine sta impegnando un'altra fazione di avversari a sud. Successivamente i corni Wiccan suonano la ritirata e Neil, altro stregone bambino, evoca spiriti della terra per spaventare e combattere i rivoltosi, permettendo alle truppe di disimpegnarsi e avviarsi al fiume. Sono passati tutti, manca solo il clan del Corvo di Coltaine, che arriva a gran velocità appena prima che le truppe nemiche giungano al fiume e anche lui attraversa. Duiker guarda il fiume con loro e qui finalmente diamo la risposta a molte delle domande che si è posto lo storico. Il livello dell'acqua è piuttosto basso e consente agevolmente l'attraversamento perché è formato da blocchi di pietra che erano stati nascosti nei carri degli zappatori e posati durante la notte. Geniale! Uno dei plot twist migliori di tutto il secondo volume del Libro dei Caduti, uno di quelli che ti fa innamorare di Erikson. Ma non è finita qui, perché mentre l'esercito ribelle sta attraversando il Sekala sulla strada lastricata, gli zappatori fanno esplodere le decine di mine che vi avevano piazzato nel mezzo. Il risultato è una carneficina. Corpi, braccia, gambe e teste che saltano in aria per venire subito risucchiate dalla corrente. Che figata! Un'immagine tanto terribile quanto epica. Sul lato ovest la battaglia infuria ancora per poco. I Semk vengono schiacciati dall'esercito di Coltaine ora al completo. Inoltre la fanteria di Guran non dà loro appoggio vista l'inferiorità numerica e l'impossibilità di ricongiungersi con l'armata di R'elau. E nemmeno questo è stato il giorno del vortice, ma soprattutto la battaglia sul Sekala segna un traguardo importante per il morale dei Malazan. Ora sono tutti uniti sotto lo stesso nome, quello del Pugno Coltaine. Nel concilio serale si fa la conta delle perdite numerose per i Marines e il clan della Donnola, che hanno tenuto il fronte est. A ovest invece le spade rosse sono state sterminate assieme a 2 stregoni bambini Wiccan, ma il dio Semk è ancora un grosso pericolo che devono affrontare in modo drastico al più presto. L'esercito ribelle di Guran rimane alle loro calcagna, in attesa che R'elau attraversi il fiume più a nord. Almeno hanno guadagnato una decina di giorni. Il problema però è che Ubarid, la città che fino al giorno prima era la loro meta, sembra essere caduta e migliaia di profughi l'hanno lasciata per raggiungerli. L'unica destinazione possibile è Aren, distante ben 270 leghe, ovvero 1300 km. Badate bene, è più o meno la distanza che c'è da Napoli a Parigi, a piedi sotto il sole cocente di 7 città e con un esercito che li insegue. È impossibile. Ma parliamo di Aren. Laggiù c'è un gran pugno, il signor Pormkal. Lui non fa nulla? Non va a loro incontro, non cerca di aiutarli in nessun modo? No, no e no. Ma che bella personcina! Qualche giorno più tardi la colonna procede stancamente verso ovest, con sempre meno acqua a disposizione e un numero che ormai si aggira attorno alle 50.000 unità. I Titan si pungono costantemente le retrovie e le poche truppe Malazan non riescono a difenderle efficacemente. A questo punto si decide di tentare di destabilizzare i nemici facendo fuori il fantomatico dio Semk tramite una missione notturna che coinvolge Duiker, alcuni zappatori, Neil e altri soldati. Tramite una galleria scavata con la magia, dalla quale trasuda acqua, il piccolo contingente arriva nel cuore dell'accampamento dei ribelli e riesce ad attaccare lo spirito Semk con efficacia. Sinceramente è una delle scene più confuse e scritte male del romanzo, perciò non mi ci soffermo troppo. L'unica cosa che ho capito è che i nostri vengono aiutati dagli spiriti della terra, immancabili, e soprattutto da alcuni tizi che appaiono solo di sfuggita per poi tornare a farsi i fatti loro. Apt con Panek e lo Stara Yil con Pearl, l'artiglio. Infine è proprio Apt a strappare al bestione Semk una parte del dio, indebolendolo ma senza riuscire a farlo fuori del tutto. Inoltre lo storico ha flirtato con una soldatessa, ma
cosa più importante, il tunnel creato per questa missione ha dato la possibilità all'intera carovana di abbeverarsi e di fare scorta d'acqua. Manca ancora molto alla prossima fonte potabile, ma del proseguio della vicenda parleremo nel prossimo entusiasmante episodio. Bene, questo pezzo della marcia è forse quello che preferisco. Si notano la competenza dell'autore su molti argomenti, per non parlare della bravura che esprime nella regia della battaglia. Di nuovo vi consiglio di andare a vedere il video che vi lascio in descrizione, è fatto benissimo. Noi ci si vede presto con una nuova emozionante puntata. Buona settimana, gente! Dica, vaffanculo, dai. Migliori di tutto il secondo sto cazzo di ascensore! E lo stare a Yield, eccolo lì. E lo stare... addio.